un titolo che profuma ancora di Natale, conquistato tra luci, emozioni e promesse appena sussurrate. E poi c'è una maschera che arriva dal Messico, pronta a rovinare la festa. Lo show di domenica 25 gennaio non è uno show come gli altri, è un qualcosa in cui due campionesse rischiano di perdere tutto e i due sfidanti possono cambiare la propria carriera per sempre. E fidatevi, una di queste cinture potrebbe davvero fare le valigie. Partiamo dal match che probabilmente aprirà gli occhi a tutti. Yuna Mitsumori contro Yuki Mashiro per l'High Speed Championship. Per Yunamon questa non è una difesa qualsiasi, è la prima difesa da quando lo scorso 24 dicembre ha strappato il titolo a Mei Seira nello show natalizio della Stardom. Una vittoria arrivata nel momento più simbolico dell'anno, sotto le luci di Natale, che ha rappresentato non solo la conquista di una cintura, ma una vera e propria consacrazione. Yuna Mitsumori oggi è una campionessa che unisce velocità, carisma e una presenza scenica unica. Il suo regno è ancora giovane, sì, ma è già carico di aspettative. La Speed Title è una cintura che non perdona, non basta essere veloci, devi essere lucida, costante, spietata. E Yunamon lo sa. E lo ha dimostrato battendo Mei Seira, una delle atlete più complete e pericolose della divisione, in un match che ha messo in chiaro un concetto fondamentale. Yuna non è una campionessa di passaggio. Dall'altra parte troviamo Yuki Mashiro, una sfidante che forse non parte coi favori del pronostico, ma che incarna perfettamente lo spirito dell'high speed. Yuki è rapidità, è ritmo, è imprevedibilità. È una lottatrice che vive di accelerazioni improvvise, di sequenze fulminee, di quei momenti in cui basta mezzo secondo per ribaltare un match. E proprio per questo rappresenta un test importante per Yuna, non tanto per capire se può vincere, ma per capire come può vincere. Questo incontro è il classico match in cui la campionessa deve dimostrare di saper gestire la pressione. Prima difesa, occhi puntati addosso, cintura ancora nuova sulle spalle, è qui che spesso si cade, ma onestamente io non vedo Yunamon perdere adesso. Sarebbe troppo presto, troppo brutale, quasi ingiusto per una campionessa che ha appena iniziato a costruire la propria storia. Mi aspetto un match veloce, intenso, con Yuki Mashiro pronta a giocarsi il tutto per tutto, consapevole che potrebbe non avere molte altre occasioni così importanti nel breve periodo. Ma credo comunque che Yuna uscirà vincitrice, dimostrando che il suo regno non è nato per caso. A mio avviso quindi Yuna Mitsumori manterrà la Speed Title e lo farà mettendo un primo solidissimo mattone nel suo percorso da campionessa. E poi arriviamo al match che potrebbe rubare la scena. Azuki contro Olimpia per il Japanese Women's Championship. Azuki arriva a questo incontro con un'aura semplicemente devastante. L'11 gennaio ha difeso il titolo contro Mei Seira in quello che, senza troppi giri di parole, è stato un match da 5 stelle, un 10 e lode che ha ricordato a tutti perché Azuki sia considerata una delle lottatrici più complete e affidabili dell'intero roster. Intensità, precisione e ferocia controllata, Azuki non sbaglia quasi mai quando la posta in gioco è alta. Ma questa volta la situazione è ben diversa. Questa volta davanti a lei c'è Olimpia, una lottatrice mascherata, messicana, che rappresenta il Consejo Mundial de Lucha Libre nella sua forma più pura. Olimpia non è solo una sfidante, è un simbolo. Il Japanese Women's Championship nasce per creare un ponte tra Giappone e Messico, e vedere una campionessa giapponese difendere con successo è una cosa, ma vedere una luchadora riportare la cintura a casa sarebbe una storia potentissima.
Olimpia porta con sé uno stile diverso, fatto di potenza tecnica e di movimenti meno leggibili per chi è abituato esclusivamente al Puroresu. E questo è il vero punto interrogativo del match. Azuki riuscirà a imporre il suo ritmo anche contro una lottatrice così diversa? Azuki parte da campionessa, parte forte della sua incredibile difesa contro Mei Seira, ma attenzione, questo è uno di quei match in cui la narrativa pesa quanto la tecnica. Una vittoria di Olimpia non sarebbe solo una sorpresa, sarebbe un messaggio chiaro. Il titolo torna in CMLL, nel luogo che rappresenta l'anima, la tradizione, la storia. E io qui mi sbilancio, perché sì, la vittoria di Azuki è assolutamente possibile, nessuno lo nega, ma se devo guardare il quadro generale, io vedo un leggerissimo vantaggio per Olimpia. Quel margine sottilissimo che separa un regno solido da una svolta storica. Mi aspetto un match durissimo, probabilmente il migliore della serata, con Azuki pronta a lottare fino all'ultimo respiro e Olimpia determinata a non sprecare questa occasione unica. E se davvero la lottatrice mascherata riuscirà a prevalere, allora sì, sarà una di quelle vittorie che si ricordano a lungo. Domenica 25 gennaio potremmo assistere a una conferma e a una rivoluzione. Yuna Mitsumori pronta a iniziare seriamente il suo regno e Azuki che rischia di essere fermata da una luciadora venuta dal Messico con un solo obiettivo: riportare il titolo a casa. E voi da che parte state? Scrivete il vostro pronostico qua sotto nei commenti e non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Perché una cosa è certa, in questo show nessuna campionessa può permettersi di sbagliare.